Quindi, come ho fatto in precedenza, seleziono questa faccia, mi accerto che l'OSNAP sia attivo e con E faccio un clic e vado ad estrudere, diciamo, nel lato successivo. Ancora E. Come dicevo, per poter modellare, questa è una cosa che vale per tutti i programmi di grafica 3D, non c'è soltanto un modo. Di solito la stessa cosa può essere modellata in tanti modi diversi. Sicuramente ci saranno dei modi più veloci di altri. Ehm, Infatti voi dovreste sempre trovare il metodo, diciamo, più veloce per poter modellare. Io non sono un esperto di Blender, infatti lo sto imparando da poco, da solo, e quindi adesso ho scelto questo metodo che però in effetti, anche se non sono sicuro che, diciamo, il metodo professionalmente più adatto, però sicuramente è molto molto veloce. Diciamo, questo qui è il metodo che normalmente io utilizzo all'interno di SketchUp per modellare i muri. Poi alla fine, diciamo, un pochino i programmi, non dico che funzionano nello stesso modo, però la logica di modellazione comunque può essere in qualche modo assimilata. Visto che su ogni spigolo io avevo creato un taglio, posso comunque facilmente andare a creare anche quelle che sono le pareti interne. Quindi io faccio una estrusione e ogni volta che trovo un punto, quindi un'apertura o un cambio di muro, diciamo, mi blocco in modo tale che lì si venga a creare un, un elemento di taglio. Quindi vado con, diciamo, questo metodo, mi sembra abbastanza veloce. Non so se è il metodo più professionale per poter fare questa cosa,
ma alla fine diciamo io penso che quello che conta è il risultato, quindi un metodo anche se non è magari il più utilizzato, l'importante è che comunque riesce a dare il risultato sperato. Qui in questo punto vado ad estrudere, mi allungo in questa posizione, qui mi sposto, seleziono questo ed estrudo fino a qui. Qui ancora giro, seleziono questo elemento, estrudo fino a questo punto, ancora estrudo fino a questo punto ed estrudo ancora fino a questo punto qui. Volendo, per una maggiore ehm, pulizia del disegno, io avrei anche potuto separare quelle che sono le pareti esterne dalle pareti interne per poter facilmente magari selezionare solo le pareti esterne o solo le pareti interne per dargli dei materiali diversi. Questa cosa è ancora possibile, diciamo, farla. Torniamo un attimo quindi fermiamoci un attimo a questo punto del piano terra della nostra casetta e qui andiamo a intervenire su quelli che sono i muri del piano interrato. Diciamo che noi vogliamo separare i muri interni dai muri esterni, nonostante diciamo, siamo già andati avanti con il lavoro. Per fare questo ci basta semplicemente selezionare i muri, entrare in modalità edit e andare a selezionare tutte le parti diciamo che vogliamo staccare. Magari ci mettiamo in modalità di pianta e quindi tenendo shift premuto mettiamoci anche in modalità semitrasparente, perché la modalità semitrasparente ci dà la certezza di selezionare tutti i punti, anche quelli posti dietro. Quindi una volta che abbiamo selezionato eh, tutti questi elementi, per staccarli io clicco con il tasto P e lui mi chiede se voglio separare per materiali, per parti o per selezione. Io gli dico separa per selezione. Vedete che qui si crea una nuova voce, quindi posso uscire esternamente e questo qui lo posso chiamare -1 muri esterni e questo qua lo posso chiamare -1 muri interni. Quindi con questa modalità io posso tenere accesi solo i muri esterni o solo i muri interni. Facciamo lo stesso anche qui. Quindi seleziono questo, mi metto in modalità dall'alto, entro nella selezione, mi metto in modalità wireframe per selezionare tutto e procedo alla selezione di tutti i muri. Mettiamoci però bene in modalità wireframe perché altrimenti diciamo rischiamo di non prendere
qualche pezzo di muro. Quindi quando siamo sicuri che tutti i muri sono stati selezionati, clicchiamo sempre con P, facciamo separa dalla selezione, usciamo fuori, ci rimettiamo in modalità solida. Questo qui lo chiamiamo 0 muri esterni e questo qui lo chiamiamo 0 muri interni. Questa cosa non sarebbe proprio fondamentale, però normalmente, diciamo, anche lavorando con altri programmi, per esperienza ho imparato che più si è ordinati, quindi più si ha la possibilità di suddividere varie parti e più il lavoro, diciamo, andando avanti può essere reso più semplice.